Bentornati a tutti gli amici che mi seguono da tempo sul mio canale YouTube L'Arte del Fatto a Mano e benvenuti a tutti i nuovi amici che si vorranno avvicinare alle mie creazioni e alla realizzazione dei miei progetti. Un caro abbraccio a tutti. Allora, il progettino di oggi va a completare un bellissimo maglione. Io sono Rita e sono la creatrice di tutti i progetti del mio canale. Se volete dare un'occhiata a tutti anche agli altri progetti e eventualmente, se vi piace il canale, se vi iscrivete, mi aiutate a proseguire con il mio sogno, perché questo qua è un sogno per me. Come vi stavo dicendo, mi scusate che ho interrotto. Questo progetto va a completare un bellissimo pull che troverete anche lui già da prima sul mio canale, tutorial uncinetto per tutte le taglie. Eventualmente, se non lo trovate, vi metto il link nel box informazioni sotto al video, c'è una freccettina che potete cliccare per accedere a delle informazioni che sono utili per aiutarvi appunto alla realizzazione dei miei progetti. Vi metterò anche il link del filato che ho utilizzato, del materiale. Allora, oggi andiamo appunto a fare una cuffia, perché chi mi segue da tempo sa che quando mi rimane del materiale sufficiente amo diciamo completare i look facendo appunto degli accessori. Mi sono rimasti 100 grammi di questo bellissimo filato, adesso ve lo vado a descrivere. È un filato che potete acquistare sul sito online unfilodipassione.it, un sito online di filati e anche di accessori di merceria molto fornito con prodotti di altissima qualità, con cui io sto lavorando da diverso tempo, ormai da fine maggio che lavoro con questi filati. Quindi questo è un filato eccezionale che io sto amando in particolar modo perché ha una morbidezza e una elasticità che veramente rende i vostri capi molto molto belli. È il vitico della Silke, questa è una colorazione ametista, lavanda, bellissima, metterò tutti i link nel box informazione. È un filato di mistolana, 50, aspetti, ve lo dico, 50 lana, 50 acrilico, sono 50 grammi, 150 metri. Ne ho utilizzato 400 grammi per fare il maglione di una taglia SM, me ne era rimasto del pacco di 10 100 grammi, vedete, due gomitoli, ho deciso di fare una cuffia. Mi servirà inoltre un uncinetto del numero 3, lavo la lana per cucire la sommità della nostra cuffia e se volete anche un metro da sarta, ma cosa migliore è provarsi direttamente la cuffia, perché il metro serve solamente per la lunghezza della cuffia. Allora, per questa cuffia andremo a inserire sempre il punto, quel simpaticissimo punto del pull ametista. Infatti questa è la cuffia ametista, che è un multiplo di 12, quindi io ho fatto una prova con 8 motivi che mi danno 12, quindi multiplo di 12 per 8 mi dà 96, andremo a lavorare in tondo e ho già fatto l'elastico per vedere se era della misura della mia testa ed è una misura che secondo me, a parte che è un filato molto elastico, è molto morbido, è una misura che può essere adatta insomma a qualsiasi circonferenza, a meno che uno non voglia fare una cuffia per un bambino, allora io consiglio di togliere dei motivi, quindi delle catenelle d'inizio. Sono partita, vedete, con l'elastico, io ho già fatto l'elastico partendo da una catenella di 96 maglie, vedete la catenella qua d'inizio. Adesso andremo a fare un pezzettino insieme di questo elastico. Ho eseguito un primo giro di tutte 96 maglie alte, una per ogni catenella, e poi ho fatto 6 ne ho fatti 6. Vediamo 1 2 3 4 sì 6 7 era sul maglione, 6 giri di punto elastico e poi ho finito con tutto un giro di mezze maglie basse. Dopodiché andremo, vedete, a girare, ho staccato il filo, andremo a girare la nostra
il nostro elastico, ci riattaccheremo sulla catenella d'inizio e inseriremo il punto traforato che lavoreremo fino alla lunghezza della nostra cuffia, quindi è semplicissimo da realizzare. Bene, iniziamo il nostro tutorial. Io andrò a fare un piccolo elastico, naturalmente di pochi punti, perché comunque poi la lavorazione è uguale. L'importante è partire con 96 catenelle. Quindi partiamo col nostro nodo d'inizio e lavoriamo le nostre voi fate 96 catenelle, io andrò a farne meno per farvi vedere la lavorazione. 2 faremo 20, vediamo, 2 3 4 5 6 7 8. Ecco, fatte le catenelle che necessitano per il vostro multiplo di 12. Vi ripeto, nella cuffia, che è una misura standard, sono 96. Andremo a chiudere, vedete, come un centrino, tenendo ben dritta la nostra catenella. Andiamo nella prima, lavorate, chiudiamo con la mezza maglia bassa. Da qui ci alziamo con 1 2 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta e andiamo a lavorare una maglia alta su ogni catenella disponibile fino alla fine del giro. Questo serve, è la base che serve per sviluppare poi il punto elastico. Vado semplicemente a fare un giro, il primo giro di maglie alte. Ecco, stiamo per completare l'ultimo punto. Questo è piccolino, potete farlo anche per una bambolina, questo cappellino. Allora, a questo punto, vedete, andiamo a chiudere nella terza catenella che sostituiva la prima maglia del giro, chiudiamo con una mezza maglia bassa. A questo punto cominciamo a fare i nostri giri di punto elastico, che vi ricordo ancora che sono 6, vedete qua, sono 6 oltre al primo giro che è questo, quindi 7 in totale. Io ve ne farò vedere uno e poi a partire col secondo, poi dopo ne dovete fare 6 tutti uguali. Allora, il punto elastico, per chi non lo conoscesse ancora, è un punto che alterna maglie alte in rilievo prese davanti e prese dietro. Quindi mi alzo con 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta, questa facciamo finta che sia quella presa dietro, carico il filo, partiamo con la alternata della presa davanti, quindi vedete come si fa, non si entra direttamente sul punto ma si entra tra una maglia e l'altra e si abbraccia la maglia, vedete, e poi uscendo col gettato si chiude normalmente come una maglia alta. Io vi consiglio di tenere il filo sostenuto perché un elastico così tiene la forma di più. Carico il filo, ora andiamo a alternare con la presa dietro, in questo caso andiamo dietro del lavoro, entriamo dietro, abbracciamo questa maglia a parte l'altra, usciamo col gettato e chiudiamo come una semplice maglia alta. Ritorniamo ad alternare quella davanti, quindi vedete è tutto così fino alla fine del giro. Andremo a fare questa lavorazione, vi faccio rivedere, fare una presa dietro, carico il filo, vedete, entro da dietro, abbraccio la maglia e così via fino alla fine del giro, alternando una presa davanti e una presa dietro. Ecco, sono alla fine del giro, adesso vado a fare l'ultima maglia che è quella presa davanti. Se avete delle maglie pari, finite giuste e le trovate con le maglie giuste. Adesso vi ho fatto, vedete, l'ultima presa davanti e mi ritrovo già alla fine del giro che avevamo fatto la prima che sostituiva una presa in rilievo dietro. Quindi vado a chiudermi nella terza catenella, vedete, della prima maglia che sostituiva la prima maglia del giro e chiudo con la mezza maglia bassa. Ecco, il secondo e gli altri giri vanno lavorati mantenendo le maglie come si trovano. Quindi mi alzo con le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta presa in rilievo dietro, carico il filo, qui adesso vedete troviamo la prima che è presa davanti, vado a fare la presa davanti, quindi l'abbraccio di nuovo, vedete, esco e chiudo con una semplice maglia alta e ora andiamo a fare quella dietro perché dopo c'è quella dietro, quindi carico il filo, passo, vedete, abbraccio e faccio quella presa dietro. Quindi si tratta di mantenere
le maglie come si trovano. Adesso c'è quella davanti, ecco, questo è il punto elastico, quindi andate a lavorare 6 giri totali di punto elastico più uno dell'inizio, quindi 7 va bene totali. Poi quando arrivate qua chiudete ancora nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro con la mezza maglia bassa. Adesso io andrò a finire anche questo giro perché poi vi faccio vedere fare il passaggio, vedete, questo giro di mezze maglie basse. Stamattina abbiamo gli uccellini che cantano, mi sono svegliata presto per finire questo tutorial. Mi stavo chiedendo se vi sarebbe piaciuto fare una diretta per parlare di qualsiasi cosa, naturalmente che riguardava l'uncinetto, e non mi sono ancora, diciamo, messa questa idea, ecco, messa in atto, perché non so se vi possa interessare. Magari fatemi sapere nei commenti se vi può interessare una cosa di questo genere. Il punto elastico è un punto brigoso, è da fare, però cioè in certi casi quello che ci dà proprio il tocco di finitura migliore per un capo. Io finirò questo girettino. Vedete? Già si forma l'elastico. Ecco, una volta che voi andrete a lavorare 6 giri, come ho fatto qua nel cappello vero, andremo a fare questo passaggio ultimo per rinforzare il nostro elastico. Quindi partiamo alzandoci con una catenella e passando ogni maglia, prendendola proprio in questo senso, andiamo a passare, vedete, un giro, tutto il giro di mezze maglie basse, vedete, si forma come una catenella sovrapposta. E poi quando siamo, le prendo tutte e due, quando siamo alla fine del giro mi andrò a chiudere qua con un'altra mezza maglia bassa. E poi sono andata io naturalmente a fermare il filo e a chiudere, a tagliare le codine. Ecco, una volta che abbiamo realizzato l'elastico, vedete, questo è il giro, vedete il giro che forma quella catenella in rilievo. Vado a girare il mio elastico e mi vado a riattaccare dove abbiamo fatto la catenella d'inizio. Adesso io mi attaccherò qua dove ho il filo di inizio, che così poi le vado a diciamo, ad annodare insieme. Quindi qui abbiamo le 96 catenelle, entro in una, potete anche entrare in una qualsiasi, non cambia niente, anche se non è vicino al filo di inizio. Ecco, entro col mio nodo, vedete, esco e comincio la mia lavorazione del mio punto traforato. Allora ci alziamo con una, sono i fili, una, 2, 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, carico il filo, rientro nella stessa catenella e vado a lavorare nello stesso punto di base 5 maglie alte compresa della prima di catenelle, quindi siamo 3 nella stessa catenella, vedete, 4 e 5, vado a creare il primo ventaglio, faccio una catenella di separazione, salto 2 maglie di base, attenzione che sono piccoline, di non passarmi qualcuna perché poi vi tocca disfare tutto perché sono stati contati. Salto 1 e 2, vado nella terza e faccio una maglia bassa, vado a lavorare 7 maglie basse totali, una per ogni, vedete, catenella, 3, 4, 5, 6 e 7. Okay. Una catenella di separazione,
carico il filo, salto 2 catenelle, 1 e 2, vado nella terza e faccio il ventaglietto con 5 maglie alte nello stesso punto di base, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 e ripeto fino alla fine del giro, quindi una catenella di separazione, salto 1 2 maglie di base, vado a fare le 7 maglie basse, una per ogni catenella, 1 2 3 4 5 6 e 7 e così via, una catenella di separazione, salto le 2 maglie di base e così via fino alla fine del giro. Sono alla fine del giro, vedete, faccio la catenella e vado a chiudermi qui nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro, chiudo con la mezza maglia bassa. Vi faccio vedere che qua, vedete, sulla parte interna ho annodato i 2 fili che avevo detto che ero partita vicino al filo d'inizio della catenella e vado a tagliare così non mi dà più fastidio. Ho fatto 3 nodini, 4 ed è già finito così. Allora adesso partiamo con il giro seguente. Mi alzo con 1 2 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta più 2 di separazione, carico il filo, entro vedete sono sul ventaglio, nella maglia seguente faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado nella maglia seguente del ventaglio, faccio la maglia alta, 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado sulla maglia alta seguente del ventaglio e faccio la maglia alta, 2 catenelle di separazione, carico il filo, vado sull'ultima maglia, vedete la quinta del ventaglio, okay. 3 catenelle di separazione, 1 2 3, qui abbiamo le 7 maglie basse, sorpasso la prima e la seconda, entro nella terza e faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 1 2 e 3, salto una maglia di base, una maglia bassa, vado nella seguente e faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 1 2 e 3, carico il filo e ritorno a lavorare sul ventaglio seguente, quindi vado a fare una maglia alta nella prima maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, praticamente metto 2 catenelle tra una maglia alta e l'altra, 2 catenelle. Chi ha fatto già il maglione conosce molto bene questo punto, è stato ripetuto parecchio, 2 catenelle, vedete, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, ecco qua. Poi di nuovo vi faccio vedere 3 catenelle di separazione, vado sulle maglie basse, sorpasso le prime 2, vado sulla terza, faccio la maglia bassa, 3 catenelle di separazione, salto una maglia bassa, vado sulla prossima maglia e faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, ritorno a lavorare sul mio ventaglio. Ecco, lavorate così tutto il giro, ci vediamo poi per continuare. Sono alla fine del giro, faccio le ultime 3 catenelle, 1 2 3, mi vado a chiudere con la mezza maglia bassa qui nella terza catenella che sostituiva, vedete, la prima maglia alta del giro. Ora mi sposto e andiamo avanti col prossimo giro, vedete qua abbiamo le 2 catenelle del primo archetto, mi sposto nella prima con la mezza maglia bassa, entro nell'archetto, faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 2 3, vado nell'archetto seguente, faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, vado nell'archetto seguente, faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, entro nell'archetto seguente, faccio una maglia bassa per un totale di 3 archetti di 3 catenelle sul ventaglio, 3 catenelle di separazione. Ora andiamo a lavorare, vedete qua abbiamo
1, 2 e 3 archi. In quello centrale andiamo a lavorare una nocciolina, carico il filo ed in questo centrale andiamo a lavorare 6 maglie alte nello stesso arco. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Allunghiamo un attimino l'asola, usciamo con l'uncinetto, entriamo nella prima lavorata, vedete questa, riprendiamo l'asola lasciata e chiudiamo la nocciolina, vedete? Questa rimarrà un bellissimo rilievo. Poi facciamo 3 catenelle di separazione e riandiamo a lavorare gli archetti sul ventaglio, quindi salto questo arco, vado nel primo archetto del ventaglio e faccio la maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, maglia bassa nell'arco successivo e così via. Lavoriamo i 3 archetti, vedete, sul ventaglio di 3 catenelle, 1, 2 e 3, ultimo archetto, maglia bassa nell'arco, vedete, e ritorniamo a fare, guardate che bellino che è, a fare la nostra nocciolina, quindi 3 catenelle di separazione, vedete, vado qui nell'arco centrale e vado a fare le mie 6 maglie alte, 2, le faccio rivedere, 3, 4, 5, 6 maglie alte nello stesso archetto. Allungo un po' l'asola, esco con l'uncinetto, entro nella prima lavorata, rientro nell'asola e la chiudo e vado avanti fino alla fine del giro, 3 catenelle e così via fino alla fine del giro. Ecco, sono alla fine del giro, ho fatto le 3 catenelle, adesso mi vado a chiudere con la mezza maglia bassa, qua vedete sulla prima maglia bassa del giro. Qui abbiamo l'archettino, vedete 3 catenelle, entro nella prima e mi sposto con una mezza maglia bassa e cominciamo il giro seguente. Entro nell'archetto, faccio una maglia bassa e faccio le 3 catenelle, 1, 2, 3, maglia bassa nell'archetto successivo, 1, 2, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo, quindi andremo a fare delle piccole pigne da 3 di sotto archetti. Adesso abbiamo 2 archetti, 3 catenelle di separazione. Adesso cosa faccio? Vado a fare un punto incrociato per stringere bene la nocciolina, che così risulta più in rilievo. Quindi carico il filo, prendo, vedete, la nocciolina in questo modo, vado nella prima catenella seguente, cioè dopo la nocciolina, vedete, faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione, carico il filo, retrocedo prima della nocciolina, quindi nella catenella prima della nocciolina, entro e faccio una maglia alta e l'incrocio, vedete che ho incrociato, faccio le 3 catenelle di separazione, ritorno a lavorare sugli archetti del ventaglio. Nel primo faccio una maglia bassa, faccio le 3 catenelle di separazione, seconda maglia bassa nell'arco seguente, faccio le 3 catenelle di separazione, maglia alta nell'arco seguente, ok, 3 catenelle vi faccio rivedere di separazione, vado di nuovo a incrociare, carico il filo, guardo la nocciolina, vedo qua la prima catenella dopo la nocciolina e faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione, carico il filo, retrocedo alla catenella prima della nocciolina e incrocio, vedete, la maglia alta, okay. E vado avanti così, 3 catenelle di separazione, vado sugli archetti sul ventaglio e vado avanti fino alla fine del giro. Sono alla fine del giro, ho fatto, ora facciamo le 3, vedete, le ultime 3 catenelle, andiamo a chiuderci con la mezza maglia bassa qui sulla maglia bassa dell'inizio del giro. Ecco.
Andiamo avanti col prossimo giro, mi sposto con una mezza maglia bassa sulla catena, prima catenella di questo piccolo archetto, entro nell'archetto, faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, maglia bassa nell'archetto seguente, 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, carico il filo, salto questo arco, vado nell'incrocio, vedete nelle maglie incrociate, dentro questo incrocio vado a fare 5 maglie alte, che sono praticamente l'inizio di un nuovo ventaglietto, 2, vedete, 3, 4 e 5, che praticamente, vedete, è lo stesso archetto che abbiamo lavorato il primo giro all'inizio, però vedete che vanno lavorati a zig-zag, quindi andremo a spostare gli inizi e le chiusure dei giri. Adesso saranno praticamente, il motivo sono 4 giri, però siccome va lavorato a zig-zag devo far vedere 8 inizi e 8 chiusure del giro, però il punto è sempre di 4 giri. Quindi a questo punto vado a fare 3 catenelle di separazione, salto questo arco grande, vado nel primo della pignettina e faccio la maglia bassa, faccio le 3 catenelle di separazione, maglia bassa nell'archettino seguente, faccio 3 catenelle di separazione, carico il filo, salto questo arco e vado a fare il ventaglio nell'incrocio, dentro l'incrocio vado a fare le 5 maglie alte, ecco, così via fino alla fine del giro. 2, 3, 4, vedete? Facciamo l'ultima, 5, 3 catenelle di separazione, così via fino alla fine del giro. Ecco, sono alla fine del giro, ho fatto le ultime 3 catenelle, mi chiudo nella, vedete qua, nella prima maglia bassa del giro con la mezza maglia bassa. Allora adesso cosa facciamo? Facciamo una catenella, entro nella stessa maglia e faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, sorpasso questo arco, vado nella maglia bassa seguente, vedete, vado a fare un archetto di 3 catenelle parallelo a quello sotto, 3 catenelle di separazione, carico il filo, vado a lavorare sul ventaglio, quindi entro nella prima maglia e faccio una maglia alta, vado a fare quelle 5 maglie alte divise da 2 catenelle che lavoriamo sui ventagli, abbiamo già lavorato, vedete qua, quindi devo fare le 2 catenelle, la maglia alta sulla maglia alta, 2 catenelle, vedete, maglia alta su maglia alta, 2 catenelle, maglia alta su maglia alta. Vedete, stiamo ripetendo i motivi, però vi faccio vedere, come vi ho già detto, le partenze e le chiusure, perché sono 8 in complessiva. Quindi faccio le 3 catenelle di separazione, vedete, salto questo arco, vado sulla maglia bassa e faccio la maglia bassa, faccio l'archetto di 3 catenelle sopra l'altro, vedete, quindi maglia bassa sulla maglia bassa, ok, vedete, 3 catenelle di separazione e così via, vado a lavorare le 5 maglie alte sull'archetto scusate, ventaglio divise dalle 2 catenelle. Lavorate tutto questo giro. Siamo alla fine del giro, ho fatto le ultime 3 catenelle, vado a chiudermi qui con una mezza maglia bassa nella prima maglia bassa. Ora dobbiamo ripetere la nocciolina, vedete, dentro questo arco centrale, questo qui, dove abbiamo lavorato uno sopra l'altro, quindi entriamo nella prima catenella e ci spostiamo con una mezza maglia bassa e qui andiamo a fare 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, entriamo dentro l'arco e andiamo a fare le altre 5 per un totale di 6 maglie alte che mi servono appunto per fare la nocciolina, quindi contiamo 3, 4, 5 e 6 totali, comprese delle 3 catenelle che sostituivano la prima. Ok, cosa vado a fare? Esco adesso, entro nella terza catenella, riprendo l'asola che ho lasciato e chiudo la nocciolina. Ok, 3 catenelle di separazione, quindi partiamo il giro direttamente con la nocciolina.
salto questo arco grande e vado a fare la prima maglia bassa nel primo archetto del ventaglio. Dopodiché faccio le 3 catenelle e vado a fare i miei archetti soliti, quindi una maglia bassa nell'arco successivo, 3 catenelle, maglia bassa nell'arco successivo, 3 catenelle, maglia bassa nell'arco successivo e di nuovo le 3 catenelle, vado a fare la mia nocciolina. Abbiamo già fatto questo giro, quindi carico il filo, vedete qui abbiamo 3 archi, entro in quello centrale che è quello sormontato all'altro, vedete, e vado a fare la mia nocciolina. Quindi faccio le 6 maglie alte nello stesso arco, 2, 3, 4, 5 e 6. Esco, vedete, entro nella prima, chiudo la nocciolina, 3 catenelle e così via fino alla fine del giro. Sono alla fine del giro, faccio le ultime 3 catenelle, mi vado a chiudere con la mezza maglia bassa, qui vedete dove ho chiuso la nocciolina. Ora vi faccio vedere l'ultima partenza e l'ultima chiusura. Allora adesso si tratta di partire direttamente con l'incrocio, quindi mi sposto, vedete, sulla catenella successiva alla nocciolina chiusa, mi sposto con la mezza maglia bassa e vado a fare 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta più 2 di separazione, carico il filo, retrocedo, vedete, all'ultima catenella prima della nocciolina e incrocio. Quindi siamo partiti, vedete, con l'incrocio. 3 catenelle di separazione, salto questo arco, vado sul primo che c'è sul ventaglio e faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, maglia bassa nell'arco successivo, 3 catenelle di separazione, maglia bassa nell'arco successivo, 3 catenelle di separazione e sono già sulla nocciolina per l'incrocio, quindi carico il filo, vado nella catenella, vedete, dopo la nocciolina, subito dopo, e faccio la prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, carico il filo, retrocedo all'ultima nocciolina scusate, che è impaperata, all'ultima catenella prima della nocciolina e incrocio. Vedete, ecco qua. Quindi 3 catenelle di separazione, vado avanti col solito giro che abbiamo già lavorato, maglia bassa nel primo archetto sul ventaglio e così via fino alla fine del giro. Ecco, vi faccio vedere l'ultima chiusura degli 8 dei giri che mi servono, insomma, per proseguire. Facciamo le ultime 3 catenelle, mi vado a chiudere, vedete qua siamo partiti con il punto incrociato nella terza catenella, vedete, mi chiudo con la mezza maglia bassa. Allora adesso noi dobbiamo ripartire col ventaglietto come siamo ripartiti qua, vedete, nel primo giro. Ve lo faccio vedere applicandolo direttamente sulla lavorazione. Qui siamo partiti su una catenella d'inizio, allora però è uguale la partenza perché si parte dentro, vedete, questo punto incrociato, quindi entro con una mezza maglia bassa e mi alzo con le prime 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta delle 5 del ventaglio, quindi rientro in questo punto incrociato e vado a fare le rimanenti 4 per un totale di 5 compresa quella di catenelle, quindi 3, vedete, 4 e 5 e vado avanti con il mio solito giro, quindi faccio le 3 catenelle, vedete, salto l'arco grande, vado in questo qua del ventaglio e vado avanti con la mia solita lavorazione che già conosciamo. Quando siamo arrivati qui lo chiudiamo con la mezza maglia bassa nella terza catenella e così via. Allora continuate con questa bellissima lavorazione che mi piace veramente tanto fino insomma alla lunghezza della che volete la vostra cuffia. Io me la proverò perché anch'io non so in questo momento quanto dovrò ripetere il mio punto, quindi ci vediamo più tardi quando io avrò lavorato tutta la parte, quindi la parte della mia cuffia.
fino ad arrivare al punto dove io andrò a stringere tutta la lavorazione e chiudere. Userò l'ago di lana e poi insomma vedremo come rifinire la punta. Si può mettere un pom-pom artificiale in peluche, si può fare un pom-pom anche se siete incapaci di fare il pom-pom manualmente o avete quelle macchinette apposta, potete fare un pom-pom con la lana, con la sua stessa lana della misura che volete. Oppure adesso vedrò, magari posso anche rifinire con una nocciolina gigante, vediamo. Ecco, vedete che mi sono allungata, adesso vi dico anche per quanti centimetri, ma guardate che però dipende da come la volete lunga e dalla vostra misura che vi serve. Allora, la mia cuffia misura 23 centimetri totali. Se volete farla più lunga potete aumentare di un motivo. Mi sono andata a fermare, vedete, come abbiamo fatto nel maglione, quando andrete a vederlo lo capirete, nel giro delle noccioline. Adesso io, vedete, ho tagliato il filo, lo andrò a fermare, vedete qua, in questo modo, e con questo filo che ne ho lasciato un po' andremo a cucire l'estremità col lago da lana. Adesso infiliamo nel lago da lana e andiamo a cucire. Allora, se potete fare il pompon voi che avete la possibilità di farlo, vedete che è rimasto abbondantemente del secondo gomitolo del che sarebbero 100 grammi, tutto questo e questo. Se invece poi volete usufruire sempre di un pompon in peluche, vedete che lo trovate sempre sul sito lionfilodepassione.it, dopo vi metterò il link nel box informazioni. Potete con un ago, in questo caso non ve l'ho detto all'inizio, ma vi servirà un ago sottile con del filo in tinta del cappellino per cucire sull'estremità il pompon. Il pompon c'ha, vedete, questo elastichino, ma io di solito vado a fermarlo, oltre che l'elastico lo fermo anche entrando, ci vuole un po' di pazienza, ma entrando proprio nell'imbottitura del pompon. Allora, per fare questa cucitura, per chiudere la punta, vado a girare sul rovescio il cappellino e vado a cucirlo sul rovescio, cioè vado a chiudere sul rovescio la mia punta. Quindi una cosa molto semplice, vedete che qua ho il filo, vado entro praticamente, vedete, in tutti ci sono degli archetti, vedete, entro semplicemente in questo modo in tutti gli archi, che siano grandi o che siano piccoli. E giro tutto intorno. Lo facciamo insieme, vado dentro in tutti gli archi che incontro con il metodo della cucitura, quindi uscendo ed entrando. Ecco, vedete che ho fatto tutto il giro, adesso vado a stringere bene e cercherò di fermare sul rovescio, prendendo delle maglie, cercherò di fermare. Qua sto usando un ago un po' grosso, faccio fatica a uscire, vedete, un po' grossino, mi è arrivato in mano questo, ma ne ho altri di più sottili, qua sono più stretti, e dipende dalla lana che andate a usare. Vedete, sto stringendo ma anche fermando un pochettino le maglie, dopodiché fermerò bene il filo, lo taglierò e lo fermerò. Ecco, io penso che così, vedete, sia sufficiente. Facciamo un giro anche qua, un passaggio, ecco qua, e sia sufficiente. Prima di tagliare ritorno sul diritto e guardo se il lavoro è stato fatto bene. Infatti vedete che qui c'è una nocciolina, vedete che il lavoro risulta, qui c'è un buchetto, allora andiamo a vedere, infatti c'è da fermarlo, vedete, andiamo a fermare qui, questo vi serve,
andiamo anche a fermare questo spazio che è risultato guardando, girando il lavoro sulla parte del dritto, altrimenti forse ci scappava. Ecco qua, adesso vado a riguardare sul diritto, ok, adesso non vedo buchi, vedete, quindi posso tranquillamente fermare il mio filo meglio. Ecco qua. Ecco qua, ho girato sul diritto, vedete il mio lavoro, e adesso vedete come risulta la cuffietta. Adesso vado ad attaccare il mio pompon sulla punta, esattamente nel centro dove ho chiuso la punta della cuffia. Ecco, adesso vi presento la cuffiettina finita, vedete com'è carina, e guardate il nostro pompon, una cuffia bella calda che insieme al maglione vi terrà al caldo quest'inverno e vi darà un bel look. Io vi ringrazio per avermi seguito, date un'occhiata anche al maglione perché merita, vi metterò il link appunto nel box informazione sotto video e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao ragazze, arrivederci, ciao.